Ciao, sono Valeria Franco e questa è una serie di video dedicata al Maladaptive Daydreaming. Che cos'è il Maladaptive Daydreaming? È un disturbo psicologico che è stato scoperto soltanto di recente. Il professore Eli Sommer dell'Università di Haifa in Israele è stato il primo a parlarne, pubblicando uno studio nel 2002 e a tutt'oggi è ancora molto poco conosciuto. Si tratta di una estesa attività di fantasia che interferisce con la vita personale, professionale o scolastica. È molto difficile per chi non soffre di questo problema avere un'idea di quanto possa essere impattante, addirittura paralizzante nella vita di una persona. Il Maladaptive Daydreaming è molto diverso dalle normali fantasie o i normali sogni ad occhi aperti. Non si tratta quindi di fantasticare su vorrei fare quel viaggio, vorrei essere un cantante. La differenza sta principalmente in due aspetti. Uno è l'intensità, l'altro il tempo. L'intensità emotiva con cui la persona che soffre di Maladaptive Daydreaming è coinvolta dalle proprie fantasie è molto più alta rispetto a quella di una normale fantasticheria, addirittura può arrivare a ridere o piangere durante l'esperienza di queste fantasie. E l'altra caratteristica, quella proprio più drammatica, è la quantità di tempo che questa fantasia può richiedere. Addirittura possiamo dire che il Maladaptive Daydreaming arriva a risucchiare la vita di una persona. Ovviamente ci sono vari stadi, vari livelli di gravità, ma può arrivare addirittura a rubare tutte le ore da svegli delle persone che ne soffrono. Oppure può arrivare a rubare le ore di sonno perché magari non ci si riesce ad addormentare pur di seguire il filo di queste fantasie. O ci si sveglia di notte e si riprendono. Il risultato è che si passa molto più tempo a vivere nella fantasia piuttosto che fare le cose che si dovrebbero o vorrebbero fare, quindi studiare, occuparsi della propria vita, del proprio lavoro, della casa, della propria persona o avere una vita sociale. Qualcuno una volta mi ha detto, allora è come avere Netflix direttamente nella propria testa. E credo che questo sia un paragone molto azzeccato. Infatti non si tratta di fantasie scollegate, non si tratta di immaginare cose, si tratta di vere e proprie storie che le persone costruiscono con trame e personaggi molto elaborati. Come avete capito, il nucleo di questo disturbo psicologico è proprio la fantasia e il fatto di preferire questa attività piuttosto di qualunque altra. Ci sono delle caratteristiche ulteriori che vanno sempre insieme o molto spesso insieme a quella della fantasia. Per esempio c'è tutto l'argomento dei triggers. Trigger in inglese vuol dire innesco. Spesso i Maladaptive Daydreamer utilizzano degli espedienti, degli elementi che scatenano o facilitano lo scorrimento delle fantasie. Quello più potente e più comune è la musica. Addirittura molti sognatori compulsivi non riescono proprio ad ascoltare della musica senza fantasticare. Ma i trigger sono di vario tipo e questo dipende anche dall'attitudine personale dell'individuo. Si possono usare i videogiochi oppure i film, i libri, qualunque cosa che dia lo spunto per far partire un nuovo tipo di fantasia, per far partire una storia. L'ultimo aspetto molto caratteristico del Maladaptive Daydreaming è quello dei movimenti. Infatti capita spessissimo, anche se non sempre, di accompagnare questa fantasia o di facilitarla con un movimento ripetitivo. Molte volte è quello di camminare avanti e indietro, anche semplicemente girando intorno a un tavolo all'infinito, oppure saltellando. Si possono fare movimenti più discreti come la manipolazione di oggetti con le mani, torturandosi parte del corpo, le pellicine delle unghie, poi c'è il dondolio, dondolarsi con il corpo. Tutto questo spesso appunto va ad agevolare quella che è la fantasia. Proprio questo mese, ad ottobre 2020, è nata l'associazione APS, Maladaptive Daydreaming Italia. APS sta per Associazione di Promozione Sociale.
L'obiettivo è quello di dare supporto a chi soffre di questo disturbo. Per associarsi basta andare nel sito www.maladaptive di Dreaming Italia e compilare la registrazione che dà l'accesso anche ad un forum, ad una nuova community che si trova proprio su questo sito. Mentre in questo video vi ho raccontato che cos'è il Maladaptive Daydreaming, nel prossimo video voglio approfondire che cosa non è, perché in questi anni di osservazione ho percepito molta confusione e ho avuto le richieste più bizzarre. Quindi vi aspetto nel prossimo episodio e vi lascio con il mio augurio. Sbarazzatevi dei sogni, vivete!